L'ultima tipologia di relazione è quella un po' più semplice perché si avvicina molto alla relazione one to many e infatti parliamo della uno ad uno, la one to one. Allora, immaginiamo praticamente una situazione di questo genere. Allora, facciamo prima il nostro diagramma R. Allora, dove una persona è legata fondamentalmente alla sua carta di identità. Allora, come funziona fondamentalmente? Una persona è caratterizzata, in questo caso, mettiamogli un po' di attributi, dal nominativo, quindi nominativo, facciamo l'indirizzo email e il telefono, quindi uh, l'indirizzo email e il telefono, ok? Allora, diciamo che non c'è nessuna tipologia di campo univoco, però vogliamo dire che dato che ultimamente ci stiamo molto digitalizzando, effettivamente qui ci possiamo mettere un'opzionalità mettendo ovviamente il telefono come campo opzionale. Allora, dall'altra parte la carta d'identità, ok, sarà caratterizzata, la facciamo più semplice possibile, soltanto dal suo codice, ok? Il codice della carta d'identità ovviamente dovrà essere univoco, allora, per legge. Allora, a questo punto dobbiamo cercare di stabilire quella che è la relazione che accomuna, ok, questi due elementi. Allora, faccio ovviamente il mio rombo, ok, e inizio a leggere la mia relazione ovviamente da sinistra, ok? Quindi che cosa faccio? Una persona, qui ci posso mettere un possiede, ok? Il possesso è una delle relazioni più semplici da inizializzare, da utilizzare. Allora, una persona possiede una carta d'identità. Quindi fondamentalmente abbiamo questa correlazione diretta con la carta d'identità di riferimento. Bene, facciamo dopo qualche considerazione relativa all'obbligatorietà e all'opzionalità. Per il momento diciamo che ogni persona, ok, sul territorio italiano deve possedere una carta d'identità. Bene, la carta d'identità, d'altro canto, dovrà essere posseduta da una sola persona. Benissimo, qual è la situazione in questo momento? È che fondamentalmente abbiamo appena scoperto un problema fondamentale della realizzazione delle nostre strutture dati a livello di database. Per quale motivo? Perché ci esponiamo fondamentalmente a quella che è la dipendenza ciclica, ovvero una persona, ok, è direttamente collegata alla carta d'identità e dipende dalla carta d'identità, quindi non posso inserire una persona se non ho prima la carta d'identità, ok? E il problema è che d'altro canto la stessa identica cosa succede sulla carta d'identità. Non posso inizializzare, inserire una carta d'identità se non ho prima la persona a cui riferirla. Quindi effettivamente sapere che cosa succede, in questo caso ci ritroviamo in uno stallo. È un po' è nato prima l'uovo o la gallina. Cioè non posso inserire persona perché mi serve la carta d'identità, ma non posso inserire la carta d'identità perché devo inserire per forza la persona di riferimento. E quindi capite benissimo che qui siamo bloccati. Un trucco in queste situazioni è proprio spezzare la dipendenza ciclica. Come si spezza? Beh, tecnicamente dobbiamo rendere una delle due tipologie di elemento, ok, totalmente indipendente. Ovvero che cosa significa? Datemi un attimo che ho catturato l'immagine. Devo spezzarla o da questo punto di vista oppure da questo punto di vista. Perché? Perché sarà la prima cosa che vado ad inserire, ok? Bene, idealmente questo concetto è abbastanza semplice da illustrare in questo esempio perché? Perché a livello operativo noi dobbiamo pensare che la prima cosa che noi andiamo ad inserire quando siamo in un software, all'interno di un software di gestione dati, sarà sicuramente la persona. Inseriamo tutta quanta l'anagrafica e poi che cosa facciamo? Creiamo la sua carta d'identità. Quindi a livello dell'istante 1, quindi quando ho appena inserito la persona si ritroverà senza una carta d'identità. Poi nell'istante 2, ok, la persona avrà a disposizione la sua carta d'identità ed effettivamente posso effettuare la mia operazione. Quindi cosa succede? Qui, guardate, c'è un'opzionalità, ok, che mi spezza effettivamente questa tipologia di elemento. Quindi capite benissimo che mi ritrovo in una situazione in cui la persona può possedere una carta d'identità e una carta d'identità invece viene posseduta da ok, da una persona e non esistono carte d'identità senza il possesso da parte della persona. E quindi in questo caso abbiamo spezzato, grazie a questo elemento qui,
ok, la dipendenza ciclica, poiché almeno una parte può essere realizzata, e quindi in questo caso questo può essere realizzato perché è totalmente indipendente dall'altro. Quindi la prima tabella che andremo a realizzare in sequel sarà effettivamente persona. Vediamo adesso come funziona, sempre sull'Excel cerchiamo di simulare qual è, l'effettivo comportamento, all'interno del DBMS e quali sono i possibili problemi che si palesano davanti a questa, tipologia di struttura, perché ce n'è uno particolarmente interessante.